Buongiorno e benvenuti cari amici e cari amiche, grazie ai nuovi iscritti, bentornati ai miei amici di sempre del canale. Vi ripropongo un punto che avevamo visto, mi pare, 2 estati fa, estremamente traforato, perché è uno di quei punti che si effettuano facendo la ripetizione dello stesso identico giro. Visto che siamo entrati in questa carrellata di punti semplici, proseguiamo ancora un po' con questi punti con un unico giro. È assolutamente reversibile, dall'altra parte è identico, quindi va bene per stole, va bene per sciarpe, va bene anche comunque per fare dei gilet estivi, per fare qualsiasi tipologia di progetto voi vogliate realizzare per l'estate. Il traforato è molto bello, ma come ripeto si esegue su un unico giro. Vi do le indicazioni anche del filato che ho usato perché spesso me lo chiedete. È la terza volta che io utilizzo questa tipologia di filato dell'azienda filati.com e il filato in questione è lo stesso che ho utilizzato negli ultimi 2 video precedenti della linea Pura Cash Seta. Contiene all'interno della seta e ha dei gomitoli da 50 grammi, è molto morbido e molto lucido. Poi ha questa tipologia di lavorazione a tubolare che è ottima per far risaltare i punti traforati. Guardate che bello, sia da una parte che dall'altro è identico. In descrizione vi metto tutto ciò che vi può servire per l'acquisto e per accedere alla descrizione vi basterà cliccare sul titolo del video. Vi ricordo che non è un video sponsorizzato, sono filati che io ho acquistato, ma molto spesso mi chiedete la tipologia del filato utilizzato per il campione e questa volta sono in grado di dirvelo. Bene, andiamo direttamente con il tutorial. Bene, mettiamo da parte il nostro campioncino e prendiamo i nostri ferri numero 7. Il filato richiede un numero 7, io ho lavorato con il numero 7 ed è perfetto. Allora, come tutti i punti traforati, già dall'inizio del primo giro hanno quasi sempre dei gettati, quindi è molto importante montare le maglie in maniera molto larga, di modo da poi riuscire agevole la lavorazione nel primo ferro. Per fare questo possiamo utilizzare per il montaggio dei punti i 2 ferri in questione presi insieme. Quindi prendiamo i 2 ferri, il nostro punto è un multiplo di 2 e montiamo tanti multipli di 2 quanti ce ne servono per il nostro lavoro. Allora uniamo i ferri e montiamo i punti. Agganciamoli bene e procediamo. 1, 2, li terrò per il vivagno, poi multipli di 2 finché ne avrò abbastanza per fare quello che desidero fare. Mi raccomando, non chiedetemi come si fa con i ferri circolari perché sapete che io non li utilizzo e neanche quanti punti montare perché questo è un canale di punti e non è un canale in cui io spiego altre cose, quindi non sono in grado di darvi una risposta. Allora, io mi sono distratta, vediamo a quanti punti sono arrivata. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfetto, sono punti pari, multipli di 2. Sfilo il ferro che c'è sotto, vedete, i miei punti rimangono belli larghi e inizio la mia lavorazione. Tutti i giri sono uguali, quindi il primo ferro è uguale a tutti gli altri. Maglia di vivagno al diritto, dopodiché la ripetizione per tutti i ferri è la seguente. Carico il filato, quindi faccio un gettato, lo faccio ripassare sotto perché dopo devo prendere 2 maglie al rovescio prese insieme. Questo è il mio punto. Gettato, 2 maglie a rovescio prese insieme. Gettato, 2 maglie al rovescio prese insieme. È facilissimo, l'unica cosa chiaramente dovete fare attenzione a non farvi scappare i punti perché quando ci sono i gettati è molto difficile recuperarli. Ultimo punto, punto di vivagno al diritto. Stendiamo un pochino il punto di vivagno e guardate come è venuto già morbido il primo ferro perché appunto abbiamo montato i punti sui 2 ferri messi insieme. Facciamo un altro giro insieme.
maglia di vivagno, dopodiché gettato, 2 rovesci presi insieme, gettato, 2 rovesci presi insieme, gettato, 2 rovesci presi insieme e via discorrendo fino alla fine del nostro giro e per tutti i giri successivi. Vedete, è semplicissimo. Punto di bordo o di vivagno. Facciamo ancora l'ultimo ferro insieme, punto di vivagno, gettato, 2 punti al rovescio presi insieme, gettato, 2 maglie al rovescio prese insieme, gettato, 2 maglie al rovescio prese insieme, gettato, 2 maglie al rovescio prese insieme e di nuovo gettato, 2 maglie al rovescio prese insieme. Viene una lavorazione molto morbida, estremamente adatta ai nostri progetti estivi. Vedete che bello che viene? Mi raccomando, se vi è piaciuto il video condividetelo con le persone che sapete essere interessate. Se avete voglia di scrivermi un commento o di lasciarmi un like, sapete che io, per quanto mi è possibile, rispondo a tutti i commenti, a tutte le vostre domande e ai vostri dubbi. Bene, io vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo al nostro prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!